Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Cyborg Robocop Alex Murphy. È un'edizione di Agostini in scala 1:3, è alto circa 62 cm e l'uscita è la numero 31. Per chi volesse dare visione, oltre che la lettura, anche al fascicolo interno, andate a vedere il video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questo motivo. E ai miei iscritti non posso che dirvi grazie, ed è sempre poco, grazie di visualizzarmi, del vostro supporto e di continuare a dare vita al canale. E alle persone che mi guardano e non sono iscritte, se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Nella playlist potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot o cyborg. E infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti pure privatamente, grazie. Qui abbiamo l'articolazione del ginocchio sinistro, prima parte. Questa è in metallo, plastica, 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 plastica e ovviamente le viti in metallo. Abbiamo questa, che poi andrà messa insieme al suo bullone. Le viti EP da avvitare nella plastica e dovremmo anche avere le viti SP, il tempo di trovarle. Ok ragazzi, meno male che ho messo la pausa, altrimenti veramente vi sareste cancellati dal canale a aspettare il tempo che ci ho messo a trovarle. Eccole qui, tutte e due destinate ad essere avvitate nella plastica. Mi raccomando, qui non usate lubrificanti di nessun tipo. Io sono andato già ad avvitarmi, ecco qua, le due viti SP qui e le due viti EP qui. Mi sono creato il filetto. No. Poi andiamo a controllare che entri perfettamente bene il pezzo. Perfetto, questo va bene. Poi è importante anche un'altra cosa. È vero, non vi ho ancora elencato i pezzi e già vi sto facendo vedere questo. Ve li elenco dopo. Guardate, qui poi ci va la molla qui all'interno e questo pezzo va girato così con l'ingranaggio verso l'alto. Però prima di fare questo dovete essere sicuri che il pezzo sia libero di scorrere, altrimenti poi se si incanta giù e si incastra, capite che la molla non serve a niente. Questo deve poter andare su e giù, ok? Questo va bene, adesso lo tiriamo fuori semplicemente battendo sul perno. Eccolo lì, vedete che è libero, altrimenti non sarebbe uscito. Perfetto. Ok, così va bene. Quindi abbiamo i due pezzi dell'articolazione, la parte inferiore dell'articolazione, che sono in plastica. Abbiamo questo pezzo qui che è in metallo ed è la parte superiore dell'articolazione. Abbiamo questo fermadado, abbiamo la molla, il dado e la vite, e poi abbiamo questo che è l'ingranaggio. Bene, andiamo a montare. Mettiamo la molla all'interno qui. Ingranaggio rivolto verso l'alto, così.
Andiamo a montare il fermadado qui. Ovviamente prima mettiamo il dado. Il bullone ha un invito da un lato e dall'altro non ce l'ha, quindi ecco, mettiamolo con l'invito verso la vite e la parte liscia verso l'alto. Mettiamo questo fermadado, ma attenzione, come vi avevo già anticipato, è di plastica. Non fate l'errore di stringere troppo le viti, altrimenti spezzate la plastica, perché questo in realtà si sarebbe anche potuto non mettere, perché quando poi andremo a chiudere con la vite il bullone viene tenuto fermo dalla vite, dalla trazione della vite, quindi ecco qua, basta così, anche se si sente che si muove non importa, non deve uscire. Fatto questo, siamo qui. Mettiamo questo qua sopra, ovviamente va messo l'ingranaggio contro l'ingranaggio, ecco qua, perfetto. Rimuoviamo le due viti EP che ho avvitato per crearmi i filetti. Chiudiamo i due semigusci. Puntiamo la prima vite e mettiamo la seconda, senza stringere subito quella, assolutamente no, mai, ricordatevelo. Controlliamo che tutto sia perfettamente in linea, che combaci bene. Ok. Prima di stringere questa vite qua, che graverebbe sul perno in plastica, andiamo a mettere questa qua dietro che ci aiuta ad avvicinare questo pezzo, così poi possiamo stringere più in sicurezza l'altra che è avvitata invece nella plastica. Quando arrivate che è imbattuta fermatevi. Adesso possiamo stringere anche questa. Perfetto, proviamo. Va bene. Ecco, questa resistenza che abbiamo qui nell'articolazione del ginocchio avremmo dovuto averla anche nell'articolazione della caviglia e così invece non è. Per quello che dobbiamo sostituire la molla o farla diventare più lunga. Però ripeto, prendere una molla e snervarla non è mai una cosa buona, perché poi torna comunque ad essere quella che era prima, cioè con la compressione continua poi il ferro, l'acciaio in questo caso perché le molle sono in acciaio, tendono a tornare all'origine. Quindi se riuscirò a trovare una molla che comprimerà di più sicuramente la metterò, farò un video, ma vi ho dato già un buon input per farvi capire cosa fare. Adesso il video è terminato, questa articolazione lavora veramente bene, è dura ma deve essere così, considerate che poi quando abbiamo una leva più lunga lo sforzo è minore e deve comunque rimanere bloccato nella posizione che vogliamo e non come questa qua della quale vi parlavo poc'anzi, che sì, si muove, ma immaginatevi come fa Robocop
a rimanere in piedi, guardate. Vedete? Mi va giù da solo. Non potrà mai stare così. Se non lavoriamo su queste articolazioni, così come ho fatto con Iron Man, non potrà mai stare su questo modello e sarebbe veramente un peccato. E dal momento che io ho montato perfettamente tutti i 3 Iron Man che ho costruito, chi mi segue lo sa, farò la stessa cosa con Robocop. Seguitemi. Adesso prendiamo, uso volutamente il plurale perché, come vi ho già detto, il canale è anche vostro, senza di voi che ci faccio io. Quindi prendiamo tutto quello che abbiamo montato, parte del polpaccio e il piede destro, i 2 semitoraci, la testa che è tenuta ferma da una calamita, perché qui poi andrà il volto di Alex Murphy in lattice, sarà qualcosa di meraviglioso. Come sarà stato riprodotto mi sembra di averlo visto, non ricordo dove, ma è fatto veramente bene. Ecco qui. Voilà, penso di aver preso tutto. Qui abbiamo tutte le parti, come vi ho già detto, che non dovete mettere, così potrete intervenire quando andrete sicuramente a controllare i registri delle articolazioni delle spalle, delle braccia, della caviglia. E con questi pezzi che non sono stati ancora messi eviterò di fare danno quando andrò a levarli, per poter arrivare alle viti che mi permetteranno di aprire i semigusci per poi intervenire sui registri. Bene ragazzi, io vi ringrazio infinitamente del vostro tempo, grazie infinite davvero, con tutto il mio cuore. Un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari e mi raccomando, seguite Michele Armonica, il canale che non si limita al solo montaggio, ma cerca di aiutare le persone che hanno più difficoltà, dando soluzioni funzionali e di stabilità, in questo caso, delle armature o dei cyborg. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, voi che mi guardate ma non vi iscrivete, non vi dimenticate, sempre che ne abbiate il piacere, ci mancherebbe. Ciao a tutti.